Praga, capitale della Cecoslovacchia, è attraversata dal fiume Moldava nella parte centrale della Boemia. È centro culturale e politico dello Stato ceco. Per oltre 1100 anni, tra il XIV e il XV secolo, fu anche capitale del Sacro Romano Impero. Soprannominata la città delle 100 torri, è nota per l'antico castello, il Ponte Carlo e la piazza della città vecchia, cuore del nucleo storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e di edifici in stile Liberty. La visita di Praga inizia con l'imponente Museo Nazionale. Costruito verso la fine del XIX secolo in stile rinascimentale, annovera importanti collezioni sulla mineralogia, scienze naturali, archeologia e antropologia. Sorge all'estremità della piazza San Venceslao, nata come mercato dei cavalli nel 1348 per volontà di Carlo IV. Deve il suo nome al suo protettore dello Stato boemo. In bronzo la sua statua equestre. Nel 1969 lo studente universitario Jan Zeig, emulando Jan Palach, si dette fuoco in segno di protesta contro l'oppressione socioculturale perpetrata dall'Unione Sovietica. Palazzi storici e un susseguirsi di negozi di ogni genere contornano la piazza Venceslao, è il centro dello shopping e del divertimento notturno. Dal quartiere di Nové Mesto, che in ceco significa città nuova, ci spostiamo verso la zona storica, Stare Mesto, città vecchia. Un tempo questi quartieri, insieme al castello e a Mala Strana, piccolo quartiere, erano divisi. Nel 1784 e successivamente nel 1850, con l'aggiunta del quartiere ebraico, Praga divenne una città unica. Oggi la popolazione è di 1.300.000 abitanti. La porta che dà accesso alla città vecchia è la Torre delle Polveri. Risale al 1475 ed è uno dei più importanti monumenti tardogotici di Praga. Siamo giunti alla piazza della città vecchia, da sempre luogo degli avvenimenti più importanti di Praga, dall'incoronazione dei sovrani alle esecuzioni dei condannati. La piazza elargisce un'atmosfera e un fascino esaltante, basta un'occhiata per innamorarsi. La circondano case in stile romanico e gotico, con deliziose decorazioni. Al centro il monumento a Jens Hus, simbolo dell'identità nazionale ceca.
massa di gente sotto la torre del municipio aspetta con pazienza che allo scadere dell'ora l'orologio astronomico si animi, dando vita alle statuette dei personaggi religiosi e civili che si muovono attraverso un antico rituale. Di origine medievale, è l'attrazione turistica più curiosa della città. Il meccanismo mette in moto il corteo degli apostoli e altri 4 personaggi, che rappresentano i vizi capitali. Lo scheletro simboleggia la morte, il turco la lussuria, quello con lo specchio la vanità e l'ultimo con la borsa l'avarizia. Sovente lo sguardo rimane incantato dalle guglie gotiche della chiesa della Vergine di Tin. Fondata nel 1300 sui resti di un'antica chiesa romanica, la chiesa dell'antico mercato di Tin, durante il protestantesimo, era il simbolo degli ussiti di Praga. Řekněte, že jsem vlasy jel, při koně, abych vyzkoušel. A sotva zešel úsvitradí, nevěsta tu ze Slátečany. Praga è anche conosciuta come la città magica. La sua storia è ricca di leggende. La più famosa è quella del rabbino Lev e del suo golem, mostro terribile di argilla creato per difendere gli ebrei dalla persecuzione nazista. Il suo centro storico è stato incluso nel 1992 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La storia, l'arte e l'architettura la rendono una delle città più turistiche del mondo. Situata sulla sponda destra della Moldava, nel quartiere di Nove Mesto, la Casa Danzante è uno straordinario edificio costruito nel 1992. È formata da 2 palazzi che sembrano una coppia di danzatori, Fred e Ginger, un omaggio ai 2 storici ballerini americani. Al di là del ponte entriamo dentro al quartiere di Malastrana. Sull'isola di Campa, già a partire dal XII secolo, il canale del diavolo per secoli fu sfruttato dai mugnai del posto. I mulini erano usati anche per lavare vestiti e biancheria. Il mulino del Grande Maestro risale al 1400 ed è uno dei pochi rimasti. La singolare attrazione è il murales dedicato a John Lennon, un muro coperto di graffiti e frasi ispirate al famoso cantante dei Beatles. Per i giovani è simbolo di pace, fratellanza e libertà. Fiancheggiato da case pittoresche, attraversiamo il parco pubblico, un meraviglioso e tranquillo angolo della città. Si passa sotto il Ponte Carlo e ci incamminiamo sulla via del Ponte. Da 750 anni è la strada che conduce alla piazza del piccolo quartiere. La cupola e il campanile della chiesa barocca di San Nicola, il municipio e la colonna della peste sono tra le attrazioni principali della piazza.
Eleganti palazzi rinascimentali e barocchi la circondano. Innumerevoli sono i turisti che la attraversano ogni giorno, in rotta verso il castello di Praga. E come loro ci inerpichiamo anche noi. La pittoresca via Nerudova, nonostante il via vai di gente, conserva ancora un fascino d'altri tempi. Il castello di Praga è il simbolo più importante dello Stato ceco, già da oltre un millennio. Fondato nel IX secolo, è stato la sede dei sovrani boemi e poi dei presidenti della Repubblica. È uno dei più grandi complessi al mondo ed è formato da palazzi storici, fortificazioni, giardini e luoghi pittoreschi. Copre un'area di 70 km² ed è inserito dall'UNESCO come uno dei monumenti del patrimonio mondiale. La costruzione della cattedrale di San Vito durò oltre 600 anni. Iniziata nel 1344 per ordine di Carlo IV, fu completata definitivamente soltanto nel 1929. Intorno alla maestosa volta si rimane ammagliati dalla luce creata dalle coloratissime vetrate, realizzate dagli artisti cechi del primo Novecento. Al centro del coro la tomba imperiale di Massimiliano II d'Asburgo e dei suoi genitori. L'interno ha 3 navate. Il transetto, il coro e le cappelle dell'abside sono state progettate inizialmente dal francese Mattia di Arré. Le completò Peter Parler, che contribuì alla realizzazione della magnifica cappella di San Venceslao. All'interno si trovano la tomba, le reliquie del santo, gioielli, pietre preziose e la corona reale. Le pareti sono riccamente adornate da dipinti del primo Cinquecento, raffiguranti scene della vita di Cristo e del santo patrono ceco. Realizzata in argento nel 1736, questa elaborata tomba è dedicata al santo difensore della Controriforma, San Giovanni Nepomuceno. All'ingresso sud della cattedrale, sopra il portale d'oro, si trova il mosaico del Giudizio Universale. L'opera risale al 1370 ed è composta da 1 milione di pezzi di vetro e pietra. Fra le tante sale del Palazzo Reale, la più famosa e imponente è la sala gotica di Vladislao. Costruita nel 400, venivano organizzati balli, mercati e persino tornei a cavallo. Dalla piazza San Giorgio si accede all'omonima chiesa. Fondata nel 920, è la seconda chiesa più antica di Praga. L'interno è piuttosto severo e spoglio. La scala gotica conduce alla cripta, dove sono sepolti re e principi boemi. Dagli anni 70 il convento di San Giorgio ospita una collezione permanente di arte boema antica. Questa è la stretta via del Vicolo d'Oro. Situata tra la Torre Bianca e la Torre d'Aliborca, è formata da casette colorate dall'aspetto fiabesco. Sorsero alla fine del XVI secolo e furono abitate fino alla Seconda Guerra Mondiale.
All'interno, lungo i camminamenti, sfoggiano armature, costumi e armi antiche di tortura. Secondo la leggenda, qui vivevano gli alchimisti che, a servizio dell'imperatore Rodolfo II, avevano il compito di ricercare l'elisir di eterna giovinezza o la pietra filosofale. Molte camere mostrano la ricostruzione di com'era la vita dei suoi residenti nel corso dei secoli. Il punto panoramico è meraviglioso. Sotto di noi una vista magnifica di Malastrana, sulla Moldava, su parte del Ponte Carlo e tutto il quartiere di Stare Mesto. Voluti da Ferdinando I d'Asburgo nel 1534, i giardini reali costeggiano il castello in tutta la sua lunghezza, favorendo diversi punti di osservazione. Molti sono i tipi di piante e fiori che si trovano lungo il percorso. Clubzone is a nightlife. It's a lifestyle. È impossibile camminare per la città di Praga senza venire attratti dal profumo invitante di questo dolce tipico. Clubzone is a nightlife. It's a lifestyle. Al termine della discesa dal castello, la piccola torre, fortificata del XII secolo, ci apre la strada allo storico Ponte Carlo. La sua costruzione, commissionata da Carlo IV, iniziò nel 1357 e si concluse nel 1402. Collega la città vecchia al quartiere di Malastrana. È molto frequentato dagli artisti di strada, dai venditori di souvenir e dai musicisti. È l'attrazione turistica più importante della città. Voluto dai Gesuiti a partire dal XVII secolo, il ponte fu ornato da 30 statue barocche dei santi. Tra tutte, la più famosa è quella di San Giovanni Nepomuceno. Toccare la sua immagine porta bene. Questa raffigura San Noberto, San Venceslao e San Sigismondo. Del 1707 Santa Barbara e Santa Elisabetta d'Ungheria, mentre il Calvario fu l'unica decorazione del ponte per circa 200 anni. Alla fine del ponte, la torre gotica più bella d'Europa.
strelnik, chiamato manicotto di Boemia, è preparato con un semplice impasto dolce, cotto sulla brace e rotolato in una miscela di zucchero e cannella, prima e dopo la cottura. Morbido e tiepido dentro, croccante fuori. È un mist da provare. Impossibile non venirne conquistati. Stamattina in programma abbiamo la visita fuori città del monastero di Strakov. Situato sulle colline che circondano Praga, il complesso religioso di Strakov fu fondato all'inizio del XII secolo dal re di Boemia Vladislao II. Lo dedicò all'Assunzione della Vergine Maria. Venne affidato all'ordine dei Premostratensi. All'interno del monastero c'è una delle biblioteche storiche più preziose e meglio conservate del mondo. Costruita a metà del XVII secolo, ha una collezione composta da 200.000 volumi. La sala teologica barocca è quella più antica, dove sono conservati molti manoscritti medievali, mappe, mappamondi, carte e grafici. Oggetti di artigianato, armi, collezioni di scienze naturali, vetri e porcellane sono parte del gabinetto delle curiosità che durante il regno di Rodolfo II rispecchiavano il suo interesse verso il mistero e la straordinarietà. La sala filosofica risale al 1792. La sua creazione e il suo sviluppo lo si deve all'abate Václav Meyer. Al soffitto i dipinti hanno come tema il viaggio dell'umanità verso la saggezza. L'Auditorio Rudolfinum è la sede dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Al suo interno vi è la sala dedicata al grande compositore Antonín Dvořák. Uno dei più celebri e visitati cimiteri ebraici al mondo è questo di Praga. A partire dal XV secolo è stato per oltre 300 anni l'unico luogo dove gli ebrei di Praga potevano seppellire i loro morti. Quasi tutte le tombe hanno una lapide di arenaria piantata nella terra. Nessun ritratto, perché la religione ebraica lo vieta. Solo disegni simbolici per indicare la professione o le qualità del defunto. La tomba più visitata è quella del grande maestro e studioso delle religioni, il rabbino Löw, morto nel 1609. I visitatori lasciano sulla lapide sassolini, monete e biglietti, dove esprimono i loro desideri.
Oggi si contano circa 12.000 lapidi, ma si ritiene che vi siano sepolti oltre 100.000 ebrei. La dimensione del cimitero non poteva espandersi, quindi nel tempo, per mancanza di spazio, le tombe venivano sovrapposte. Siamo giunti ormai al termine della nostra visita. Prima di partire, un ultimo sguardo sulla città, che di notte, con le luci dei suoi palazzi, la vita notturna che non si ferma mai, acquista eleganza e regala scorci suggestivi e romantici. Salutiamo Praga con questo balletto, accompagnato dalla dolce voce della Callas, nella Carmen di Bizet.